Oggi voglio parlarvi, anzi voglio riparlarvi del Fixed, il Tudor Pelagos ad anse fisse, da qui il suo nome Fixed o FXD per chi lo vuole pronunciare all'italiana, che ha stravolto un po' quello che è sempre stato il mondo di Tudor, perché è un orologio molto richiesto ma anche molto raro. È raro quasi quanto un Rolex Daytona, e ho avuto finalmente la possibilità di provarlo al polso da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari per guardarlo da vicino e parlarne assieme, e lo facciamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. A me piace tantissimo questo Tudor Pelagos, l'ho sempre detto, l'ho sempre visto in vetrina, anzi in vetrina è stato veramente molto difficile trovarlo, l'ho guardato, ho guardato i video, l'ho studiato e mi piace, ma in quanto filosofia di questo orologio, a me piace il concetto che c'è dietro questo orologio, ovvero un orologio militare puro e che ha dalla sua tutta la modernità di Tudor, con tutto però il carattere heritage dell'azienda. E con questo mi riferisco per esempio al colore blu tipico di Tudor, che io amo e che caratterizza questi orologi, che possono anche essere uguali al Submariner di Rolex più sputato copiato del mondo, però quando quell'orologio è blu è Tudor. E mi riferisco anche per esempio ai nuovi font che caratterizzano questi orologi, ma soprattutto alle sfere e agli indici snowflake, cioè quadrati, che erano una specifica richiesta della marina francese per essere più leggibili durante le immersioni notturne o anche in profondità dove sappiamo i raggi del sole non arrivano, almeno quando la Marine Nationale francese usava davvero i Submariner di Tudor per le proprie operazioni speciali negli anni 70. Oggi il Tudor Pelagos Fixed è un orologio dedicato alla Marine Nationale, ma con un'idea naturalmente più romantica. Non è probabilmente utilizzato in maniera operativa, però ci piace sicuramente immaginarlo. Tant'è che, come sicuramente saprete, sul fondello di questo orologio è riportata l'incisione dedicata alla Marine Nationale, ma c'è una particolarità. E infatti il Pelagos Fixed è stato presentato, come sapete, nel 2021 e inciso dietro il fondello c'è stato scritto 21 fino a dicembre 2021. Il problema però è che, essendo stati consegnati pochissimi pezzi, ancora oggi ne vengono consegnati pochissimi, si stima addirittura uno all'anno per concessionario, i Tudor Pelagos Fixed 21 sono rarissimi e da un punto di vista collezionistico per me hanno un grandissimo valore, che naturalmente non può essere capito e contemplato oggi, ma che in futuro, magari quando saranno dei bellissimi vintage fra 30, 40, 50 anni, secondo me potrà effettivamente fare la differenza. Mi rendo conto che parliamo di fisime, per non dire altro, da collezionista, come dice il nostro amico Zio Paul, seguitelo su YouTube, La vita secondo Zio Paul, però è anche vero che noi collezionisti viviamo anche di questo. Tutti gli altri Tudor Pelagos Fixed naturalmente riportano l'incisione Marine Nationale 22 per l'anno di produzione, appunto, però anche in questo caso, essendo così rari da trovare ed essendo stati consegnati in così pochi esemplari, probabilmente anche il 22 ci avrà la sua ragion d'essere, e poi vedremo che cosa accadrà in futuro. Non è neppure detto che questo Pelagos Fixed rimanga in produzione per il 2023 per esempio, il che significherebbe che in giro ce ne sono pochissimi, sia 21 sia 22, e forse per chi ama collezionare orologi è un pezzo da avere. Ed è molto particolare anche perché il Tudor Pelagos Fixed rappresenta un unicum nella sua categoria. Può piacere o meno, però è l'unico orologio moderno ad anse fisse, e il bello è che ha uno scopo preciso, cioè quello di essere un orologio operativo per la Marine Nationale, il che significa naturalmente avere anse fisse con lo scopo di essere indistruttibile anche nelle operazioni più particolari, in maniera tale che non possa essere strappato dal polso, e viene corredato da un bellissimo cinturino in stoffa, ma secondo me
un ancora più bello cinturino in gomma, sempre naturalmente originale Tudor, dello stesso bellissimo blu di questo orologio, e che è sottilissimo sulla pelle per quanto ben fatto, il che lo rende davvero un orologio estivo perfetto, l'orologio estivo per eccellenza. Indici e sfere snowflake, anze fisse, blu Tudor. C'è anche altro, la ghiera in ceramica retrograda, cioè una ghiera che funziona al contrario, perché in realtà viene utilizzata come stopwatch, ovvero come cronometro, un conto alla rovescia in pratica. Posizionando infatti il dot delle ore 12 sulla lancetta dei minuti, quest'ultima, girando in senso orario su una ghiera retrograda, quindi disegnata in senso antiorario, andrà a fare un conto alla rovescia. A che cosa serve? Sicuramente già lo saprete. Alla navigazione subacquea a vista, cioè due subacquei che sono collegati tra di loro e che navigano senza strumenti e quindi a vista nelle profondità marine, percorrono un punto da A a B per un certo periodo di tempo per poi cambiare rotta e percorrere un nuovo punto per un altro periodo di tempo. In questo caso naturalmente è un orologio che consente di tenere i tempi come un conto alla rovescia con ghiera retrograda, si rivela molto utile proprio per stabilire il tempo di percorrenza dal punto A al punto B per ogni segmento che andrà percorso. Lo usano davvero gli operativi della Marine Nationale francese per questo motivo? Ne dubito fortemente, però insomma, quanto è romantico pensare a dei militari che nelle loro operazioni speciali utilizzano il loro bel Tudor Pelagos Fixed nelle profondità marine grazie alla sua ghiera retrograda. A noi collezionisti queste cose piacciono, c'è poco da fare. 42mm case is machined out of a single block of titanium, including the strap bars. There can be no weak point. That case only takes one piece of rubber or fabric straps, so it won't get lost. We cannot afford to lose our bearing. Timing is everything. So, within that case beats one of the most robust movements, the MT5602 caliber, cost-rated with a 70-hour power reserve and anti-magnetic silicone hairspring. Born to meet the needs of the Marine Nationale's combat swimmers, proven underwater, in the air, and on dry land. I am Pelagos FXD. Un orologio in titanio, questo Tudor Pelagos Fixed di grado 2, attenzione, credo che non vi si scioglierà al sole quando fa caldo, e mi riferisco alle polemiche sul grado 2 del Tudor Pelagos da 39 mm, che peraltro abbiamo affrontato in un video recente che trovate qui sul canale. Una ghiera in ceramica e una resistenza a 200 metri di profondità. Insomma, non è sicuramente il top dei diver professionali, considerando anche che il suo fratello maggiore, il Tudor Pelagos da 42 mm, stesso diametro del Fixed, ha una valvola ad elio, anche se dubito che qualcuno stia ancora in camera iperbarica con il Tudor al polso, e resiste fino a 500 metri di profondità. Però è anche vero che si tratta di un orologio diverso, pensato anche per uno scopo diverso. Insomma, se sta bene alla Marine Nationale, chi sono io per criticarlo? Ora, da un punto di vista collezionistico, un orologio che per me merita davvero tanto, meriterà sicuramente in futuro, e forse è uno di quegli orologi che ha davvero motivo per essere venduto a un prezzo superiore al listino, un prezzo di listino che già è basso di per sé, di 3.710 euro, e che normalmente sul mercato dei reseller costa circa 1.000-1.500 euro in più. Ne vale la pena? Forse sì, ma soltanto per un motivo. Sono in lista in 3 concessionari praticamente da un anno e nessuno mi ha saputo neanche dire quando gli arriverà quello di prova. Cioè non sanno neanche quando effettivamente gli arriverà un pezzo del genere, e mi hanno già detto che arriverà davvero con molto ritardo. E questo naturalmente a causa del fatto che è un orologio particolare e forse non rimarrà neanche tanto in produzione. Quindi per i grandi amanti, i collezionisti del genere e magari i collezionisti Tudor, può essere una scelta, certo,
poco simpatica, ma che comunque ha un senso, soprattutto se dovessi andare fuori produzione. Insomma, avrete capito che a me l'orologio piace tantissimo, lo sto aspettando, cercherò di comprarlo al listino, voglio comprarlo al listino. Non è detto che non decida di pagare qualcosa in più se davvero dovesse essere impossibile pagarlo in concessionario. Vedremo. Però vorrei sapere naturalmente la vostra, che cosa pensate dell'orologio e secondo voi se davvero vale la pena pagarlo un po' di più. Ne parliamo insieme nei commenti come al solito, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, noi ci vediamo qui su TOC nella nostra stanza degli orologi in una prossima puntata. Ciao!